Oggi siamo qui con questo microfono che viene direttamente dal 2011, ovvero il Samson Meteor Mic. Come suona? È adatto ancora oggi per far podcast? Scopriamolo insieme. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi testiamo un microfono che arriva direttamente dal 2011, ovvero il Samson Meteor Mic. Ringrazio Andrea per avermelo regalato e mi ha fatto molto piacere perché così ho la possibilità di testarlo, visto che non l'avevo mai utilizzato in vita mia. Ti dicevo che era il 2011, giusto per darti una linea temporale che può esserti utile. Nel 2009 era uscito il Blue Yeti. La prima versione, il primo modello di Blue Yeti era uscito nel 2009. Dopo 2 anni la Samson fa questo microfono sempre dall'area molto retro, che però è piccolissimo. Piccolissimo, leggerissimo, lo metti in tasca e lo puoi portare dovunque. Stiamo parlando ovviamente di un microfono USB di primissima generazione, perché parliamo del 2011. È un microfono a 16 bit, 44 kHz, quindi un microfono che oggi fa un po' sorridere dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, perché oggi siamo arrivati a 32 bit floating point e arriviamo fino a 96.000 Hz. Come vedi ha la porta USB dietro che è ancora micro o mini USB, quindi quella proprio vecchissima, giustamente. Ha anche l'ingresso cuffie, che però io in questo momento non sto utilizzando perché ti dico la verità, ho provato con diverse cuffie ma non sento nulla. Ho provato invece con gli auricolari da smartphone molto piccolini e qualcosa si sente, quindi è troppo basso, ho preferito non utilizzarlo. Non so se è un difetto di questo microfono, se Andrea l'ha rotto e non lo sapeva, oppure è proprio così. Magari se hai questo microfono fammelo sapere nei commenti qui sotto. Sul corpo è presente uno switch per andare in mute. Sicuramente hai sentito nella registrazione un piccolo clippettino, lo vedo qui dal computer perché ovviamente sto registrando direttamente sul mio portatile. Dentro Reaper non applicherò nessun effetto se non quello di portare tutto a meno 14 lufs, in modo che tu senta proprio il suono pulito di questo microfono. Sul corpo, oltre al tasto mute, ha anche la regolazione del volume delle cuffie. Ok. Ha una forma molto particolare perché lo vedi, ha queste alette, adesso spero di non far troppo casino, che si richiudono. Ovviamente non posso chiudere, questo forse è un errore di fabbricazione oppure è stato voluto, non posso chiudere questa perché qui c'è la porta USB. Quindi quando lo utilizzi così deve purtroppo restare aperto. Questo non è proprio il massimo, però era il 2011. Quindi parliamo di veramente tanti anni fa. Questo microfono è un microfono ovviamente cardioide, quindi ha un pattern polare cardioide, significa che prende tutto ciò che arriva davanti, meno di ciò che arriva di lato e in teoria niente di ciò che arriva dietro. Ed è un microfono a condensatore, quindi necessita della 48 volt per funzionare, o comunque il computer riesce ad alimentarlo tranquillamente. Ha senso comprare questo microfono oggi? Credo che il prezzo sia intorno ai 70 euro nuovo, se non ricordo male, ma ti lascio il link in descrizione se proprio ti piace e vuoi comprarlo. Intorno ai 70 euro nuovo assolutamente no. 70 euro è follia per questo microfono, così come tanta gente spende 100 euro, 90 euro, quello che sia, per comprare il Blue Yeti nuovo. Follia. Ho già detto follia. Non ha senso perché con quelle cifre, lo vedi anche dal mio canale, ma dovunque tu voglia andare a vedere ci sono microfoni fantastici per quelle cifre. Quindi oggi veramente buttare 70 euro o 100 euro per il Blue Yeti è veramente prendere i soldi e buttarli dal balcone. E non sai quanta gente mi scrive via mail o mi contatta, eccetera, eccetera, dicendomi che ha il Blue Yeti e non sa come fare perché le registrazioni vengono uno schifo. Grazie, hai comprato il Blue Yeti. Quindi laddove posso spiegare alle persone di restituirlo e lo fanno bene, laddove non possono restituirlo perché magari sono scaduti i termini di reso di Amazon, pazienza. Comunque, diciamo che questo microfono oggi, probabilmente se come è successo a me, che Andrea molto carinamente me l'ha regalato, allora perché no, ogni tanto puoi anche usarlo, perché comunque è carino, perché è portatile, perché è sfizioso anche da vedere.
Tra l'altro lo puoi connettere anche allo smartphone, lo puoi connettere anche al tablet, quindi comunque ha una certa utilità, anche se il suono ovviamente è quello che è. Come per il Blue Yeti, questo microfono è davvero super sensibile, quindi non solo riprende tutto ciò che avviene nella tua stanza, ma anche ciò che avviene al di fuori della tua stanza. Sicuramente oggi rispetto a ieri ci sono software anche basati sull'intelligenza artificiale in grado di ridurre i rumori, l'eco, il riverbero, eccetera, eccetera, però sono dei palliativi, nel senso che, come sai, è sempre meglio avere una registrazione pulita e migliorarla piuttosto che avere una registrazione fatta male e dover correggere. Quindi in sintesi ti consiglio di comprare questo microfono? Assolutamente no. Se lo trovi usato a 10 euro, infatti si trova anche su vari portali online, 10, 15, 20 euro al massimo, e vuoi provarlo perché è carino, una forma particolare, lo metti sulle mensole, lo guardi perché è anche bello da vedere, sì, prendilo. Massimo 20 euro però. Ok, io l'ho visto da un minimo di 10 euro a un massimo di 20 euro come prezzi accettabili, poi ci sono anche persone che lo vendono a 60 euro, però quella è follia, anche perché il nuovo costa 75-79. Se invece volessi prenderlo nuovo, assolutamente no. Proprio no. Credo di averti raccontato veramente tutto quello che potevo raccontarti su questo microfono e soprattutto, come piace fare a me, te l'ho fatto ascoltare. Ascoltare perché ovviamente è un microfono e quindi più che guardarlo più che raccontarlo va ascoltato. Quindi spero sempre che tu abbia messo le migliori cuffie a disposizione. Ringrazio ancora Andrea per avermelo regalato. È molto carino fare un video del genere. Non penso che userò questo microfono per fare registrazioni professionali, perché no. Però è sempre un bell'oggetto, come raccontavo prima, da tenere sugli scaffali, sulle mensole. È molto molto bello. Poi è innovativo perché quando è uscito era rivoluzionario, veramente rivoluzionario. 2011 stiamo parlando. Così piccolo, così particolare, così portatile. È stato veramente un microfono che ha rivoluzionato tanto e Samsung ne ha venduti veramente tantissimi esemplari in tutto il mondo. Va bene, grazie mille. Se hai domande, dubbi, curiosità su questo microfono, commenta pure questo video, altrimenti noi comunque ci vediamo settimana prossima. Ciao! È un microfono un po' come il Blue Yeti, molto. Sì, hai ragione, ma la qualità